Oggi vorrei riflettere insieme a voi su una realtà universale dell'esistenza umana, cioè la natura mutevole delle relazioni. Nella nostra vita incontriamo persone con cui condividiamo degli interessi, degli ideali, delle gioie, delle speranze e identifichiamo queste persone come amici. Con altre, invece, magari fatichiamo a trovare un'affinità, fatichiamo a andarci d'accordo, fatichiamo a trovare un terreno comune, no? E magari le percepiamo come ostili o distanti e indichiamo queste persone come nemici. Il buddismo insegna che tutte le relazioni sono governate dal principio di connessione causale e non casuale. È proprio l'opposto, connessione causale, cioè niente avviene per caso. Anche il motivo per cui stamani siete qua non è per caso. Oggi scopriamo perché, ok? Quindi ogni incontro, che sia amicale o conflittuale, ha delle radici karmiche che si estendono nelle esistenze precedenti, tantissime esistenze precedenti. Quindi, quando qualcuno si avvicina come amico, cosa succede? Stanno venendo a fruizione delle cause positive che sono state poste nel passato. Quando invece qualcuno si allontana da noi o si oppone a noi, allora stanno giungendo a fruizione delle cause karmiche opposte, va bene? Quindi non buone. Anche in ambito religioso possiamo trovare amici e nemici. Per esempio, perché un amico che inizialmente condivide con noi magari lo stesso ideale buddista, poi volta le spalle o si allea, tra virgolette, ok, con qualcosa o qualcuno che persegue magari un ideale sbagliato o magari anche soltanto distante dal nostro. La risposta a questa domanda sta nella comprensione del concetto di ultima epoca. Ne abbiamo sentito parlare tante volte. Il tempo in cui viviamo, cioè la nostra epoca di oggi, è caratterizzata da confusione, egoismo, declino spirituale. Le persone sono facilmente influenzate dalle proprie paure, dall'attaccamento al proprio status e dall'ignoranza. Per esempio, una persona che magari inizialmente persegue il bene insieme a noi può comunque cadere nell'illusione, cedere alle proprie necessità dell'ego, di quello che sta passando nel momento, e magari anche può cadere nella rete della seduzione tesa da altri adulatori che vedono la debolezza altrui e si fiondano tipo avvoltoi su una preda facile perché debole per trarne un vantaggio personale. Ovviamente questo va di pari passo con le debolezze del soggetto in questione. Ma dobbiamo ricordare che anche le persone che sembrano allontanarci da noi, in realtà spesso stanno lottando contro le proprie insicurezze, contro i propri attaccamenti e le illusioni. Quindi non è una questione di malevolenza intrinseca, ma è proprio un offuscamento della natura di Buddha che tutti possediamo. Ma ciò che contraddistingue l'approccio buddista è proprio la prospettiva secondo cui anche i nemici possono essere benefici e coloro che sono infedeli, cioè infedeli nel senso che si allontanano, possono poi in futuro però ritrovare la via. Quindi l'amico che si allontana non è perduto per sempre. Perché? Perché nel buddismo niente è fisso, niente è permanente. Questo dobbiamo sempre tenerlo a mente.
e non c'è una distinzione fissa tra amico e nemico, perché il buddismo va oltre la dualità. Mi vengono in mente, vorrei fare due esempi per capire meglio questo concetto di cui parliamo oggi. Mi vengono in mente due esempi che ci possono aiutare a capire questo. Prendiamo il nostro fondatore, Nichiren Shonin. Ha subito nella sua vita tantissime persecuzioni e a causa di queste persecuzioni, tante persone tanti suoi seguaci si sono allontanati, hanno abbandonato la loro fede e magari anche intimoriti da ciò che li poteva attendere, hanno proprio messo da parte tutto e sono tornati alle loro pratiche precedenti prima della loro conversione, perché spaventati dalle repressioni. Il primo esempio riguarda un monaco discepolo di Nichiren Shonin, Sammibo. Mai sentito dire? Sammibo? Ok, quindi oggi scopriamo uno nuovo. Sammibo era dotato di un'intelligenza brillante e di una mente acuta e si è dedicato allo studio con molto impegno quando era sul Monte Hiei, ma la sua natura è stata messa alla prova quando, affascinato dalla vita di corte di Kyoto, ha iniziato a ricevere i favori dell'aristocrazia al punto da assimilarne i modi e perfino l'accento. Nichiren Shonin lo ha ammonito spesso riguardo a questa sua superficialità e a questa debolezza caratteriale, riconoscendo nel suo discepolo un attaccamento mondano che effettivamente minava la forza della sua fede e anche la sua purezza, no? Perché le sue azioni effettivamente alla fine non nascevano da una fede incrollabile nel Sutra del Loto, ma piuttosto era un talento intellettuale, ma condito, diciamo così, da un'arroganza sottile che però lo rendevano vulnerabile alle lusinghe e anche alle avversità. Difatti, Sammibo ha ceduto alle avversità e durante la persecuzione di Atsuhara ha abbandonato la sua fede e ha voltato le spalle a Nichiren Shonin e a tutta la comunità dei credenti. E la sua morte, che è arrivata prematura e anche segnata da circostanze tragiche, ha toccato però il cuore di Nichiren Shonin, che però non ha mai smesso di tenere a mente il legame karmico che c'era tra di loro, e lo ha pianto come un figlio perduto, però al tempo stesso ha usato la sua storia come monito per i suoi discepoli, dicendo: non disprezzate Nichiren Shonin per non cadere nell'inferno a vici come il defunto Sammibo. Questo era il primo esempio. Il secondo esempio è il celebre caso della monaca Oama. Va bene? Si ritiene che avesse sostenuto inizialmente economicamente Nichiren Shonin, forse facilitando il suo ingresso sul monte Kiyosumi o sostenendo i suoi studi sul monte Hiei. E allora Nichiren Shonin, in segno di gratitudine per questa benevolenza ricevuta, si è schierato a suo fianco durante una disputa contro il sovrintendente terriero Tojo Kagenobu, e grazie all'intervento di Nichiren Shonin i diritti di proprietà furono restaurati, quindi lui ha aiutato, no? La Oama. E proprio in virtù di questa connessione causale, Oama inizialmente ha abbracciato la fede nel Sutra del Loto, ma in seguito, proprio in occasione della persecuzione di Tatsunokuchi e alla dura repressione dello shogunato contro i seguaci di Nichiren Shonin, molti hanno abbandonato la fede e anche lei, in un momento di debolezza, di fragilità, ha voltato le spalle all'insegnamento del Sutra del Loto. Poi, dopo che Nichiren Shonin
si è ritirato su Monte Minobu, Oama ha tentato di tornare tra i discepoli attraverso l'intermediazione della nuora, Niyama, e ha chiesto di ricevere un mandala Gohonzon da Nichiren Shonin, che però le ha negato questa richiesta, osservando con chiarezza proprio che la sua fede non era ancora sicura, non era solida, non era matura. Ma Nichiren Shonin non perse mai di vista il debito di gratitudine che lui nutriva nei suoi confronti e anche nei confronti della famiglia di Oama. Per questo ha sempre continuato a pregare affinché potesse trovare la via anche nelle esistenze future. Per esempio, in Oama Gozen Gohenji, il nostro fondatore ci ha insegnato: la tua fede nel Sutra del Loto non è completa, né sei mia discepola. Pertanto devo essere certo della profondità del tuo impegno prima di accettare la tua richiesta. Se accettassi la tua richiesta, rischierei la mia stessa vita per pregare per te. Tuttavia, dovresti ricordare che la mia preghiera sarà per una vita migliore per te nell'esistenza prossima. D'ora in poi, per favore, fa ogni sforzo per accumulare meriti di buone azioni affinché la tua prossima vita tu possa risiedere nella terra pura sul sacro monte dell'Aquila. Quindi Nichiren Shonin non sta condannando una persona, ma sta riconoscendo in maniera molto semplice la realtà della condizione di Oama, cioè sta dicendo ha una fede vacillante e opportunistica, ma un amico, un vero amico, è la persona che dice la verità per il nostro bene, non è una persona che ci lusinga per compiacenza. Infatti, io personalmente, per esperienza personale, mi sono sempre circondato di persone e maestri che mi dicevano: sbagli, questo non va bene, questo è sbagliato. Mi sono sempre tenuto alla larga da quelli che mi dicevano: come sei bravo, ah, diventerai un bravo monaco, o anche no, oppure ah, anche quando studiavo musica, ah, come sei bravo, no, non ti devo dire niente, ma non devi imparare. Sempre stato alla larga. Questo io, L'aspetto più importante da tenere a mente è che Nichiren Shonin, e dobbiamo imparare da lui, non sta tagliando i ponti per sempre. Anche se in questa vita la persona non è pronta, la compassione si estende anche nelle vite future. Quindi Nichiren Shonin, attraverso la sua preghiera per lei, pianta un seme del karma positivo affinché nelle vite future allora Oama possa avvicinarsi di nuovo al Sutra del Loto, va bene, e abbracciarlo appieno, completamente, senza mai abbandonarlo. Allora cosa impariamo? Che il nemico di oggi può in futuro tornare a essere nostro amico, o anche una persona che nell'ambito religioso si allontana, un giorno può tornare nostra amica di Dharma. La categorizzazione amico-nemico, quindi, capiamo che è fluida, temporanea, ed è soggetta alle trasformazioni del karma in base anche alla nostra pratica. Perché anche in questo caso, come nel rapporto tra amici e nemici, vediamo che i legami del karma possono cambiare, possono vacillare, possono anche rompersi, ma niente è definitivo. La compassione del Buddha e la pratica del Sutra del Loto offrono una possibilità di un ritorno, di una riconnessione, anche quando la fede sembra smarrita. Però, due cose: da un punto di vista più profondo, la vera sfida per noi è non classificare gli altri, ma mantenere noi stessi una fede salda nel Sutra del Loto, nei nostri ideali, in ciò che vogliamo perseguire, anche nei confronti di coloro che possono averci ferito. E due, dobbiamo imparare ad adattarci alle circostanze.
A volte questo significa magari esprimerci con fermezza, altre volte invece di aspettare che la situazione, la persona maturi. L'importante, la cosa da tenere a mente è essere sempre mossi da compassione e mai dal risentimento. Le relazioni umane sono come le onde dell'oceano. Nascono, si infrangono, si ritirano, si calmano. Al di sotto però di tutto questo esiste una verità profonda, che è l'interconnessione di tutte le vite. Quindi anche chi ci ha voltato le spalle rimane legato a noi da un filo del karma, sempre. Allora aspetta a noi, attraverso la nostra pratica, attraverso l'Odaimoku, rafforzare questo filo che magari inizialmente è sottile, e allora intrecciamo a questo filo valore e determinazione, e allora piano piano questo filo si trasforma in una corda più resistente, e questa corda sarà capace di tessere un ponte molto solido che porterà in futuro a una comprensione reciproca. Va bene, con questo ho concluso il discorso di oggi. Recitiamo 3 Odaimoku insieme per terminare. Namu Myoho Renge Kyo, Namu Myoho Renge Kyo, Namu Myoho Renge Kyo. Grazie a tutti e grazie a voi anche per essere venuti.